Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti. Oggi vi propongo la versione leggera, semplice, veloce e soprattutto buona ed economica del famoso e tradizionale ragù alla genovese napoletano. E quindi amici miei, posso garantire che è un piatto veramente delizioso che nulla toglie alla versione originale. Quindi non perdiamo tempo, iniziamo subito questa semplice e buona preparazione e vi ricordo di non saltare i passaggi per avere un ottimo risultato. Ed ora iniziamo. Per questa preparazione abbiamo bisogno di pochi e semplici ingredienti come le cipolle e qualche carota. Io sto utilizzando delle cipolle ramate, ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di cipolla che avete a vostra disposizione. Quindi non ci resta che affettare le cipolle e grattugiare le carote. Questo è il lavoro che bisogna fare in tutta la preparazione. Tolta la buccia della cipolla, affettiamo. Vi do un consiglio: per non piangere durante il taglio delle cipolle possiamo fare in questo modo: bagniamo la lama nell'acqua e iniziamo a tagliare. In questo modo evitiamo di versare le lacrime. Affettate le cipolle, è la volta delle carote, quindi sono già state spellate e adesso andiamo a grattugiare. Il più è stato fatto, quindi abbiamo tagliato le cipolle a fette e grattugiato le carote. Adesso non ci resta che passare ai fornelli per la cottura. In una casseruola metto un abbondante giro d'olio, mi raccomando, siate generosi, perché questo è un piatto dove serve un po' di olio in più, ok? Lo faccio leggermente riscaldare e unisco le carote. E faccio rosolare. Dopo circa 2-3 minuti di rosolatura aggiungo le cipolle. Mescolo bene. E una volta insaporite le cipolle, copro con il coperchio e lascio appassire e quindi stufare le cipolle. Dopo 10 minuti le cipolle si sono appassite, vedete, hanno rilasciato il loro liquido e si sono ammorbidite. A questo punto lascio scoperta la pentola e faccio praticamente rosolare leggermente le cipolle. Si sente lo sfrigorio delle cipolle, quindi vuol dire che si stanno rosolando, però non dobbiamo farle bruciare, mi raccomando, devono essere sempre belle, chiare e morbide, così non si devono seccare. Ok, a questo punto io sfumo con del vino rosso. E lascio evaporare l'acqua.
e le cipolle prendono anche un altro colore più scuro. Evaporato l'alcol, aggiusto di sale e aggiungo del brodo vegetale. Copro con il coperchio, abbasso leggermente la fiamma e lascio cuocere le cipolle per il tempo necessario, fino a che non si ammorbidiscono del tutto e diventino quasi una cremina, quasi una crema. Però mi raccomando, di tanto in tanto mescolate e se occorre aggiungete un altro po' di brodo vegetale. Ed ecco qui come si presenta il finto ragù alla genovese dopo 40 minuti di cottura. Vedete? Le cipolle sono diventate quasi crema ed è così che lo vogliamo. Non c'è stato bisogno di aggiungere altro brodo, come vedete è ancora lì, e quindi adesso non ci resta che spegnere il gas. E adesso con questo squisito ragù condirò un ottimo piatto di pasta. Io sto utilizzando dei fusilli, ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di pasta che vi piace di più, come i rigatoni, tortiglioni, insomma una pasta corta, mi raccomando. L'acqua in ebollizione, salo e calo la pasta. E porto a cottura. Adesso condiamo con il nostro finto ragù la pasta. Che profumo! Portiamo sul piatto da portata e copriamo. Terminiamo con il nostro ragù, che è un vero spettacolo. Termino la preparazione con una manciata di parmigiano e una spruzzatina di pepe. E la nostra finta genovese è pronta per essere servita. Amici, spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento, vi aspetto alla prossima. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.